Chi non si è mai alzato per vedere se la porta di casa era effettivamente chiusa o non è tornato indietro per controllare di aver chiuso bene l'acqua o le finestre, magari anche facendo il giro un preciso numero di volte, o si è ritrovato con quel pensiero che proprio non se ne vuole andare? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei parlarti del disturbo ossessivo compulsivo. Vediamo insieme cos'è esattamente. Se ricontrollare qualcosa o avere ogni tanto un pensiero fisso è assolutamente normale, ci sono situazioni nelle quali dalla normalità si passa al problema. Innanzitutto vorrei però definire le ossessioni. Queste sono parole, ma anche immagini sulle quali una persona continua a rimurginare e non riesce a liberarsene, anche se lo desidera. Anzi, più si sforza di allontanare quel preciso pensiero e più quel pensiero è presente nella mente. Le compulsioni invece sono delle azioni che di solito sono ripetitive e o dei rituali che vengono utilizzati per tenere sotto controllo soprattutto l'ansia, ma anche le ossessioni stesse, per cui spesso ossessioni e compulsioni viaggiano insieme, dando origine al disturbo ossessivo compulsivo. Ma a cosa allora devi stare attento? Quando è che si supera il confine fra normalità e il disturbo vero e proprio? Innanzitutto il fattore tempo. Se questi comportamenti ritualizzati ti occupano più di un'ora al giorno e magari interferiscono anche con la tua quotidianità, questo deve essere il primo campanello di allarme. Il secondo fattore a cui prestare attenzione è rappresentato da come tu ti senti nei confronti di questi pensieri e dei conseguenti comportamenti che metti in atto. Ti causano angoscia? Malessere? Allora c'è qualcosa che non va. Tra l'altro, tante sono le ossessioni e le compulsioni che si possono evidenziare. E non è detto che vadano sempre insieme, anche se avere contemporaneamente ossessioni e compulsioni è la situazione più frequente. Ma quali sono le ossessioni e le compulsioni allora più frequenti? Tra le ossessioni abbiamo quella della sporcizia e della contaminazione, ad esempio da virus e o batteri. Sicuramente il Covid ha accentuato questa situazione. Poi la paura di non riuscire a controllarsi, di fissarsi su cosa porti fortuna o sfortuna, per esempio, oppure pensieri negativi ricorrenti, ma credimi, ci sono molte altre possibilità. Tra le compulsioni più comuni invece troviamo ad esempio quella dell'accumulare, in genere cose che comunemente finirebbero nel cassonetto dei rifiuti, oppure cose dalle quali non riusciamo a staccarci. E poi il ricontrollare ripetutamente le cose, magari facendo anche dei rituali, ma anche controllare le persone care, le persone che amiamo per assicurarsi che stiano bene. Contare poi le cose in continuazione solo per ridurre l'ansia, per esempio, e così via. Ti sei riconosciuto in alcuni di questi comportamenti, anche magari in modo più sfumato, diciamo così? Cosa puoi fare allora? Innanzitutto cerca di capire cosa scatena questi comportamenti e questi pensieri. Magari fai un elenco, meglio se scritto, e poi cerca di prevenire la situazione. La paura di non avere chiuso il gas ti scatena dei rituali di controllo ripetuto? Allora fai così, quando lo chiudi la prima volta, fallo con attenzione, concentrati su quello che stai facendo, in modo da determinare in te la sicurezza di aver compiuto quell'atto, che magari di solito esegui in automatico, preso da altri pensieri e quindi non lo registri nella tua memoria. Quando poi ti si presenta la domanda "ho chiuso il gas", torna all'immagine mentale di te che stai compiendo quell'azione per poterti poi dire ok, è solo una fissazione, l'ho chiuso, e tornare così magari a dormire sereno.
Non fare l'errore di evitare le situazioni che ti determinano le ossessioni. Più le eviti e più le ossessioni diventeranno forti. Prova invece a fare il contrario, vai incontro alle situazioni magari gradualmente o per periodi di tempo limitati. Se ad esempio hai un disturbo da contaminazione, cioè hai paura dello sporco dei virus o dei batteri, inizia magari mettendo la mano sulla ringhiera delle scale condominiali dove abiti, per poi passare magari alle scale mobili di un centro commerciale e così via. Non iniziare certo, per esempio, toccando a mani nude lo straccio con il quale sono stati lavati i pavimenti. Questo magari sarebbe troppo. Procedi invece per gradi, annotando però ogni successo. In altre parole, dividi il tuo obiettivo finale in tanti piccoli passi che magari ti metteranno un po' di ansia, sì, ma non saranno così importanti da far sì che tu rinunci all'impresa. Magari il tuo problema sono solo i pensieri ossessivi. Cosa puoi fare allora in questo caso? Innanzitutto mettili per iscritto, scrivi sì, volta per volta ciò che pensi. A cosa serve questo esercizio? A darti la consapevolezza della ripetitività dei tuoi pensieri e poi una cosa è pensare, un'altra cosa è scrivere, più faticoso. Scrivere implica infatti una certa fatica, difficoltà ed anche una certa concentrazione e questo ti sarà d'aiuto nel far sparire questi pensieri che finiranno per avere sempre meno potere su di te. Un'altra strategia poi è quella che mi piace definire del periodo di preoccupazione. In cosa consiste questa pratica? Ogni giorno per 10 minuti, magari la mattina e 10 minuti la sera, dedicati solo ai pensieri negativi e alle tue preoccupazioni, insomma, a quei pensieri che ti fanno star male. Passati 10 minuti, poi fai un esercizio di rilassamento, di respirazione e vai avanti con la tua vita. Appena i pensieri ossessivi si ripresenteranno nel corso della giornata, e questo accadrà sicuramente, scrivi questi pensieri senza cercare di respingerli, ma semplicemente rimandali ai 10 minuti a loro dedicati. Questo è il primo passo di questa strategia. Il secondo invece è cercare di affrontare in modo più razionale questi pensieri intrusivi, ponendoti delle domande. Per esempio, posso vedere la situazione in modo diverso, ma quello che penso è vero? Ci sono fatti o prove che dimostrano che questo pensiero è realistico? Ricorda poi che lo stress, anche se magari non causa la comparsa di un disturbo ossessivo compulsivo, sicuramente lo peggiora, per cui pratica delle tecniche di rilassamento sistematicamente, perché questo sicuramente ti aiuterà. Ed infine, non isolarti, chiedi aiuto alla famiglia, agli amici, ad un professionista esperto, ad un gruppo di supporto. Non devi vivere tutto questo da solo. Vorrei concludere dicendoti che dal disturbo ossessivo compulsivo si può guarire, basta trovare la strada e l'aiuto giusto. Se vuoi, puoi farmi una richiesta specifica se hai qualche dubbio, inserendola in un commento qui sotto. Mi farà piacere. Ciao. A presto.